Mandiamo in esecuzione, attendiamo un attimo e vediamo se effettivamente si popolano le nostre proprietà. Ecco che si sono popolati. Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e con questo video siamo arrivati all'ultimo episodio, dell'integrazione delle intelligenze artificiali in OpenHub utilizzando il servizio AI2MQTT e andiamo a fare un esempio completo per appunto l'integrazione in OpenHub di una risposta data dall'intelligenza artificiale a fronte di un prompt definito da OpenHub stesso. Sarà un video un pochino più lungo del solito perché è abbastanza completo e faccio vedere tutti gli step di configurazione di OpenHub fino all'ottenimento della risposta dall'intelligenza artificiale e visualizzazione sulla sitemap. Quindi non perdiamo altro tempo in chiacchiere e andiamo a vedere insieme quali sono i passi da fare. Iniziamo presentando l'esempio che andremo a fare su OpenHub tramite una piccola slide proprio per introdurre e capire che cosa andremo a fare a livello logico. Gli attori coinvolti nel nostro esempio sono tre, ovviamente il sistema di home automation OpenHub, il bridge servizio AI2MQTT di cui abbiamo parlato nei video precedenti e che brevemente permette l'integrazione, l'interfacciamento verso le API di Gemini su protocollo MQTT, cosa che rende molto semplice appunto l'integrazione nei sistemi di home automation. E poi abbiamo le API di Gemini che appunto sono il motore principale di intelligenza artificiale che abbiamo deciso di utilizzare con OpenHub. Detto questo, vediamo come si svolge l'esempio e quindi come si svolge effettivamente questa chiamata da OpenHub verso i sistemi di intelligenza artificiale. Quindi la prima cosa che deve succedere è lo scatenarsi di un evento che scatena la chiamata verso appunto l'intelligenza artificiale. Questo evento si scatena su OpenHub. OpenHub reagisce a questo evento effettuando una pubblicazione MQTT su un determinato topic che viene letto dal nostro servizio AI2MQTT che è in ascolto in questo topic. I dettagli poi di che cosa bisogna inviare li vediamo direttamente nell'esempio. AI2MQTT nel momento in cui riceve un payload su questo particolare prompt effettua la chiamata a Gemini tramite una request API, in questo caso effettuata tramite le librerie Python, ma si può fare semplicemente una request API tramite HTTP REST. Gemini fa quello che deve fare, restituisce la risposta al nostro servizio AI2MQTT che a sua volta tramite MQTT la pubblica su un determinato topic su cui è in ascolto OpenHub con uno o più item e che permette appunto poi ad OpenHub di ricevere la risposta e di fare quello che deve fare con appunto la risposta. Quindi lo schema è molto semplice, OpenHub comunica esclusivamente in MQTT che è un linguaggio che sa parlare molto bene, il bridge riceve MQTT e comunica tramite HTTP REST, quindi tramite API verso l'intelligenza artificiale e in questo modo AI2MQTT permette la totale dissociazione tra OpenHub, il nostro sistema di home automation, e il motore di intelligenza artificiale. In questo caso possiamo tranquillamente utilizzare motori di intelligenza artificiale diversi cambiando semplicemente l'interfaccia che il nostro servizio ha verso il motore di intelligenza artificiale e non cambiando assolutamente nulla verso OpenHub. Un altro vantaggio è che appunto OpenHub non deve effettuare richieste HTTP REST o altri tipi di richieste che sono messe a disposizione dal motore di intelligenza artificiale che si è voluto usare, ma parla il suo protocollo, uno dei suoi protocolli più comuni che è l'MQTT. Bene, vista questa breve introduzione su cosa andremo a fare adesso su OpenHub, passiamo effettivamente alla parte pratica, quindi andiamo a vedere passo dopo passo cosa andiamo a fare su OpenHub per svolgere questo esempio. Eccoci sul nostro OpenHub, le cose le andremo a fare scrivendo delle rule, quindi spostiamoci nella parte di impostazioni rule. E queste sono le due rule che ho creato per mandare in esecuzione questo esempio. Ho pensato di fare una semplice chiamata a Gemini chiedendogli di confrontare il mio dato di produzione fotovoltaico che ho acquisito su OpenHub con le medie dello stesso periodo nella mia zona.
Ovviamente è un'operazione che non ha tantissimo senso da fare ripetutamente, però era proprio solo un esempio per capire come con dati raccolti tramite OpenHub è possibile interrogare l'intelligenza artificiale e farsi dare una risposta da utilizzare poi all'interno di OpenHub. Quindi il mio evento sarà il recupero dei dati di produzione fotovoltaico dell'anno 2025 e la mia esecuzione sarà l'invio di questi dati a Gemini tramite un opportuno prompt. Iniziamo a vedere la regola di evento, che al momento ovviamente non è schedulata perché la manderò in esecuzione manualmente, però serve proprio solo a simulare un evento che scatena il tutto. Andiamo a vedere il nostro script. È uno script scritto in JavaScript che non fa nient'altro che connettersi a InfluxDB, effettuare una query, quindi andare a recuperare all'interno di una tabella i valori di produzione del mio fotovoltaico per un certo periodo, effettuandone poi la somma, perché quello che mi interessa è la produzione totale del 2025. Non entro nei dettagli di come si fa questa operazione perché esula un po' dal discorso di questo video, però fondamentalmente tramite OpenHub noi possiamo interrogare InfluxDB sia come motore di persistenza logico, quindi utilizzando le routine di gestione della persistenza di OpenHub, sia effettuando delle chiamate HTTP REST a InfluxDB. In questo caso ho utilizzato l'HTTP REST perché è una chiamata leggermente complessa che fatta tramite le librerie di persistenza non sarebbe stata possibile in maniera semplice. Quindi tralasciamo i dettagli della chiamata. E la cosa interessante da vedere è che nel momento in cui io recupero il mio valore lo vado a memorizzare in un particolare item di OpenHub che ho creato apposta. Quindi nella mia configurazione di OpenHub avrò creato un item di tipo numerico che si chiama valore per Gemini. Possiamo anche andare a vederlo. Se vado nell'elenco degli items e cerco valore per Gemini, lo troviamo già qua. È definito all'interno di un file di testo, quindi c'è il lucchetto. Comunque non è nient'altro che un semplice item di tipo numerico. Torniamo sulle rule. Ok, nel momento in cui viene scatenato questo evento, viene aggiornato il valore del mio item. Io ho scritto una regola che è quella che effettivamente esegue la chiamata a AI to MQTT nel momento in cui viene aggiornato questo item. Quindi l'evento gestisce un item, la regola si scatena nel momento in cui quell'item cambia o viene aggiornato di valore. Quindi la mia regola si scatena quando l'item viene aggiornato. Ho utilizzato updated e non changed perché updated si scatena anche se il valore che viene aggiornato sull'item è uguale al precedente. Cosa faccio? Eseguo uno script. Anche in questo caso è uno script JavaScript che non fa nient'altro che tramite le librerie di OpenHub, quindi le action di OpenHub, si collega al broker ed invia un particolare payload. Il payload è formato nello stesso modo in cui abbiamo visto l'esempio con MQTT Explorer. È tutto scritto nella documentazione del servizio AI to MQTT, comunque possiamo adesso andare a vederlo nel dettaglio. Così andiamo anche a vedere che cosa effettivamente io ho inserito per questo esempio. La cosa importante da vedere è che all'interno di questa routine e all'interno di event received state io ho il valore dell'item che mi ha scatenato l'evento. Il topic su cui invio il mio payload è AI to MQTT prompt, che è il topic con cui è stato configurato il mio servizio AI to MQTT. Il payload è questo, adesso lo andiamo a vedere, e alla fine faccio la pubblicazione su MQTT su quel particolare topic. Ovviamente su OpenHub devo avere a disposizione un broker MQTT e all'interno di questa variabile devo andare a definire il suo identificativo univoco. Per andare a trovare l'identificativo univoco del nostro broker MQTT configurato su OpenHub dobbiamo andare nelle impostazioni, nelle things, cerchiamo il nostro MQTT broker e ci copiamo l'identificativo univoco cliccando qua. In questo modo utilizziamo il broker che già stiamo utilizzando su OpenHub per altre cose. Quindi torniamo sulla nostra regola.
Come vedete questo è l'identificativo che abbiamo visto prima e adesso andiamo ad analizzare il topic, quindi me lo copio così lo metto su una pagina un pochino più comoda per la visualizzazione. Ecco, l'ho messo su una pagina di Visual Studio Code per visualizzarlo un pochino meglio. Sostituisco solo event received state, che è il valore dinamico, con un valore fittizio, giusto a titolo di esempio, e come vedete è un payload di tipo JSON dove abbiamo la proprietà track che serve poi per identificare la risposta che ci arriva nel topic di risposta, il prompt testuale che inviamo a Gemini. In questo caso ho scritto: vorrei che confrontassi il mio valore di produzione fotovoltaico del 2025 con i valori di produzione 2025 della mia zona. Il mio impianto è di 3 kW, è esposto a sud ed è in Piemonte. È un impianto del 2011 senza accumulo. Nel 2025 ho prodotto il valore che mi ha restituito il mio item, kilowattora. La cosa importante da specificare, come abbiamo visto nei video precedenti, è lo schema di risposta che deve rispettare Gemini. Lo schema di risposta è a sua volta un JSON, essendo inserito all'interno di un altro JSON è diventata una stringa con i doppi apici backslashati. Adesso andiamo a vedere subito questa stringa che tipo di JSON è. Vado a fare una sostituzione del backslash doppi apici con i singoli doppi apici, poi lo formatto, in questo modo lo vediamo meglio. Questo è lo schema di risposta che deve soddisfare Gemini quando mi dà la risposta, quindi titolo, il tipo e le proprietà che mi deve popolare, che sono una descrizione, che è osservazioni sull'analisi fatta, quindi voglio che Gemini mi dica come ha ragionato per darmi la risposta, il valore di riferimento, che è il valore di riferimento dell'anno specificato con il quale confrontare il mio valore, quindi è il valore di produzione 2025 di un impianto a 3 kW del Piemonte. Questo valore è quello che Gemini andrà a recuperare per i fatti suoi. Valore reale è quello che gli passerò io, e la tendenza è un valore che mi indica se sono superiore, simile o inferiore alla media del periodo. Quindi gli specifico come descrizione: indicare il valore sup se la produzione è superiore, il valore q se è simile e il valore inf se è inferiore al valore di riferimento. Come dati richiesti sono il valore di riferimento e la tendenza, quindi questi dati devono essere obbligatori. Se Gemini non è in grado di popolarmeli, non mi darà una risposta valida. Torniamo pure sulla rule, quindi una volta inviato questo payload, OpenHub dovrà stare in ascolto sul topic di risposta utilizzando questo track come identificativo. Adesso vediamo come fare. Per recuperare la risposta dell'intelligenza artificiale ho creato un set di item che sono agganciati al topic di risposta in cui mi invierà la risposta proprio AI2MQTT. Vi faccio vedere gli item che ho creato. Li ho inseriti all'interno dell'equipment AI2MQTT test, così li raggruppo, e sono la descrizione, il riferimento e la tendenza, tutti di tipo string. Questo perché il mio payload di risposta, come abbiamo visto, è lo schema che io ho deciso che Gemini deve popolarmi, e quindi mi vado a recuperare le singole proprietà. Questi item sono agganciati, prendiamone uno, a un canale di una Things che ho creato ad hoc, che appunto espone i tre canali tendenza, valore di riferimento, descrizione e ragionamento, ovviamente una Things di tipo MQTT. Adesso vi faccio vedere come ho creato questi item e questa Things utilizzando la sintassi YAML all'interno della configurazione testuale. Infatti OpenHub 5 permette di gestire i file di configurazione tramite sintassi YAML. In questo modo è possibile mettere things e item all'interno dello stesso file, cosa che trovo comoda proprio per un raggruppamento logico. Questi file vanno messi all'interno della cartella YAML della cartella di configurazione etc OpenHub e seguono la sintassi YAML che già possiamo vedere nella main UI nella tab code.
In questo caso io ho creato un file unico, ho inserito la Things di tipo MQTT topic legata al mio broker MQTT che già uso in OpenHub, in cui creo 3 canali: tendenza, riferimento e descrizione, tutti di tipo stringa, che si agganciano come state topic, quindi vanno in ascolto delle pubblicazioni fatte su questo topic per aggiornare i relativi item a loro collegati. Lo state topic è quello che mi gestisce AI2MQTT come risposta alla chiamata a Gemini, quindi AI2MQTT response, e poi il track che io ho inviato all'interno della mia richiesta. Se andate a vedere nei video precedenti ho spiegato come funziona il discorso del track, e serve principalmente per gestire richieste di tipo diverso che vadano in topic di tipo diverso. Ovviamente, essendo un topic di risposta in formato JSON, devo utilizzare la transformation pattern JSONPath per andare a recuperare la proprietà che mi interessa. Quindi in questo caso sono andato a recuperare la proprietà response tendenza del mio topic, del mio payload di risposta. In questo caso response valore di riferimento e in quest'altro caso response descrizione. Una volta definito things e canali, devo definire gli item e collegarli a questi canali. Per prima cosa ho definito il mio equipment, quindi il mio gruppo di test, e all'interno di questo gruppo sono andato ad inserire i 3 item, tendenza, riferimento e descrizione, linkati al canale relativo. Quindi fino a qui nulla di nuovo, a parte la sintassi da utilizzare nei file di testo. Tutto questo file si riassume in questa interfaccia, dove abbiamo appunto, che abbiamo visto prima, la things, i relativi canali e gli item collegati. Prendiamo un item a caso e vediamo che ha il parent group, il gruppo, e il link alla things. Bene, avendo preparato questo insieme di item, possiamo a questo punto andare ad eseguire il test. Ah sì, prima di questo sono andato ad inserire anche nella sitemap il mio gruppo. In questo modo posso visualizzare i miei item facilmente all'interno della sitemap, senza andare a specificarli uno ad uno. A questo punto prendiamo il telefono, apriamo la sitemap, andiamo nel gruppo, e come vedete i valori sono vuoti. Adesso lanciamo il nostro evento e vediamo che effettivamente i valori si popolano. Torniamo quindi sulle rule, mandiamo in esecuzione, attendiamo un attimo e vediamo se effettivamente si popolano le nostre proprietà. Ecco che si sono popolati, quindi tendenza inferiore, riferimento 3600-3900 kW all'anno, la tua produzione di 3294,58, che è il valore che ho recuperato da InfluxDB, è inferiore ai valori. Come vedete mi mette anche la spiegazione che ha utilizzato per arrivare al risultato. Bene, possiamo terminare qua questo esempio e concludere quindi la serie dedicata a questo servizio AI2MQTT che ho scritto in Python e che vi ricordo trovate sul mio repository GitHub con la relativa documentazione, ed è reso totalmente pubblico e utilizzabile da chi ne avesse bisogno. Ringrazio chi è arrivato fino al fondo di questo video e chi ha seguito tutta la serie, e per chi vorrà ci vediamo poi ai prossimi video. Ciao a tutti!